Ho già raccontato una storia sul circuito di Interlagos, la storia del più grande, Ayrton Senna, qualcosa che mette i brividi. Racconterò presto un'altra storia, sempre ad Interlagos, dell'altro più grande, Michael Schumacher, una rimonta pazzesca. Ma quella che vado a raccontare ora è una cosa diversa, anzi due cose diverse. Si parla sempre di rimonte come da format, ma in questo caso ci sono i titoli in ballo. Ero partito volendo parlare solo della seconda, ma ci sono troppe cose in comune. Prima di cominciare, come sempre, vi chiedo di iscrivervi, che non costa nulla a nessuno, fa bene a me più che altro per andare avanti a fare questi video, che poi potrete vedere tutti quanti. Detto questo, cominciamo. E cominciamo da esattamente 1 anno e 12 giorni prima della nostra storia principale. Il luogo è sempre lo stesso, come detto, e dopo una rimonta incredibile, Kimi Räikkönen, pilota Ferrari, ha ancora la possibilità di diventare campione del mondo. Purtroppo le speranze rimangono poche, perché davanti a lui c'è un giovane Lewis Hamilton, che ha scombussolato le gerarchie McLaren-Mercedes con il 2 volte campione Fernando Alonso. Ma anche Alonso è in corsa per quel titolo. Infatti la classifica recita: Hamilton 107, Alonso 103 e Räikkönen 100. Le combinazioni sono tantissime e, come si può vedere, è Hamilton ad avere il vantaggio. Basta arrivare tra i primi due, o anche peggio, in base a come andranno gli altri. In tutto questo ricordo che il vincitore prima prendeva solo 10 punti. La pole è di Felipe Massa con la Ferrari, ma subito dietro c'è proprio Hamilton che precede prima Räikkönen e poi Alonso. Tutto secondo i piani per l'inglese, fino alla griglia di partenza. Ma poi c'è ancora la gara da fare. Pronti? Via! E alla prima curva sia Räikkönen che Alonso passano il ragazzo primo in classifica, che preso da una furia cieca si fa subito sotto al compagno di squadra, andando però lungo e finendo all'8° posto. Al secondo giro si riprende il 7° ai danni di Trulli. Qualche altro giro e anche Heidfeld viene infilato. È partita la rimonta di cui volevo parlare? No, dal nulla il cambio Mercedes non funziona più e la macchina rallenta. Passano 30 interminabili secondi, fino a che Hamilton riesce chissà come a risolvere il problema. Ma adesso è 18°. Sarà qui che parte la rimonta. In effetti, in poche tornate ha già recuperato 8 posizioni, è 10°, ma là davanti le rosse fanno gara a sé. E al momento il titolo virtuale è di Alonso, che è terzo. Sembra la fine. L'inglese viene addirittura doppiato dalle due Ferrari e Räikkönen è davanti al compagno Massa, quindi leader anche del mondiale. Finiti i pit stop, Hamilton, ormai 8°, ha solo una speranza: che tra i 4 davanti qualcuno combini un disastro. Se arriva quinto è campione del mondo. Forse ci siamo. Al 60° giro Rosberg, quinto, entra di forza alla prima curva su Heidfeld. È un brivido interminabile. Vanno entrambi larghi, Kubica li sorpassa, ma rientrano e continuano la lotta. Hamilton riesce a passare Trulli, mancano pochi giri, ma il suo avversario più prossimo è una decina di secondi. Kimi Räikkönen, ultime curve, sulla sopraelevata prima del traguardo. Kimi Räikkönen, bandiera a scacchi, vince Kimi Räikkönen il Gran Premio del Brasile davanti a Massa, con Alonso che è dietro. Räikkönen è campione del mondo, con un punto di vantaggio su 2 piloti, Alonso e Hamilton. La vera rimonta non era in questo Gran Premio, ma è stata in una seconda parte di stagione, in cui la rossa ha fatto letteralmente il miracolo. Abbiamo visto una gara pazza, con una rimonta mancata più volte e una partita da più lontano riuscita alla perfezione. Ma quello che sarebbe successo l'anno dopo, se è possibile, è ancora più incredibile. Dove e quando lo abbiamo capito. Manca il come. La situazione è questa: Felipe Massa in pole position sul tracciato di casa e a 7 punti da Hamilton, leader del mondiale, che parte dalla 4ª casella. 7 punti, gli stessi che aveva l'anno prima su Räikkönen, guadagnati nelle ultime 2 gare, visto che prima della terzultima ne avevano solo 1 di differenza. La pit lane è piena di gente, mancano 3 minuti al giro di ricognizione. Come anticipato, il Gran Premio del Brasile è sempre imprevedibile. Sul tracciato si abbatte un nubifragio e la direzione gara è costretta a ritardare la partenza. Così, come è arrivata, la pioggia svanisce. Adesso si può partire. I primi mantengono le posizioni. Alla prima curva Rosberg centra David Coulthard, che finisce così la sua carriera in Formula 1.
Entra la safety car fino al quarto giro. Si riparte e al 10° la pista è praticamente asciutta. Il cambio gomme per tutti è obbligato dalle condizioni. Vettel e Fisichella, fermandosi prima degli altri, guadagnano posizioni. Massa è sempre primo, ma Hamilton ora è sesto. Deve arrivare almeno quinto per vincere il mondiale, perché a pari punti sarebbe il brasiliano a vincerlo, per aver vinto un numero di Gran Premi maggiore. Ma a differenza dell'anno precedente, l'inglese rimane calmo e guardingo nonostante lo svantaggio e continua a fare la sua gara. Infatti, al 18° giro sorpassa in maniera pulita Fisichella e torna quinto e virtualmente campione. La gara prosegue in maniera lineare. Tutti hanno fatto i loro pit stop. Arriviamo a 10 giri dalla fine. Sembra tutto già scritto, ma vi ricordo che siamo ad Interlagos. Le teste si alzano in cielo. Di colpo le nubi tornano a essere grigio scuro. Ricomincia a piovere. Stavolta però non è un nubifragio, quindi le scuderie devono decidere se mettere le intermedie o continuare con le gomme d'asciutto. La prima scelta è quella che seguono tutti tranne le 2 Toyota. La squadra giapponese prende la decisione di arrivare al traguardo con le slick, visto che la pioggia è ancora moderata, e guadagnare posizioni. Infatti Timo Glock è al quarto posto. Hamilton è ancora campione perdendo solo una posizione, ma ha attaccato la coda a un certo Sebastian Vettel. Siamo al terzultimo giro. Alla curva Giunsao l'inglese va largo, Vettel si infila ed ora è tutto ribaltato. Massa e Hamilton sono a pari punti nel mondiale e il brasiliano è diretto verso il suo primo titolo. Nel box è calato il silenzio, la tensione sembra aver fermato il tempo. Inizia l'ultimo giro. Massa tranquillamente al comando, Hamilton dietro a Vettel che non lascia alcuno spiraglio e davanti a loro Glock a 15 secondi. Felipe taglia il traguardo da campione del mondo. Dietro c'è il caos, ma 15 secondi in un giro è impensabile che si recuperino. Infatti nel box Ferrari già stanno esultando. Un brasiliano che vince in Brasile su una rossa è un sogno. Infatti la realtà arriva forte come nubifragio, quasi in punta di piedi, ma in una situazione di caos totale. Vettel e Hamilton recuperano Glock e all'ultima curva lo superano. Anche in telecronaca non ci capiscono più nulla. Hamilton a quinto, quello che gli serviva, il minimo per laurearsi campione del mondo. Il 3 è Massa. Che succede? Ci mette in confusione. Sì, Glock è dietro, si gela il sangue. Ai box esultano sia in McLaren che in Ferrari. È tutto assurdo. Lewis Hamilton, a 23 anni, è il più giovane campione del mondo della storia. Felipe Massa ha assaporato una sensazione che è arrivata e se n'è andata come la pioggia del suo Brasile. Ai box le emozioni sono passate in un solo giro dall'apice alla disperazione e viceversa. Il meccanico Ferrari che tira la testata alle attrezzature è la reazione esagerata che fa comprendere la forza dirompente degli attimi appena vissuti. Abbiamo assistito a qualcosa di irripetibile, ad una rimonta che per come è avvenuta è unica. Hamilton vince di un punto, l'anno prima aveva perso di un punto. Tutto deciso ad Interlagos. Questo luogo con le sue storie che possono superare solo quelle che succedono ad Interlagos.